benvenuti, ciao a tutti. Ricominciamo con la mia live su The Outer Worlds. Blind run totale, non so assolutamente niente di questo gioco. Sono accuratamente evitato di spoilerare qualsiasi cosa. La chat funziona, perfetto, ok, andiamo. Benissimo ragazzi. Riprendiamo col gioco. Proprio sono all'inizio, ho fatto un'ora circa, quindi ok. Quindi ora io sono sulla nave, l'ho appena... che laggate che mi sta dando, cos'è questa storia qua? Io devo andare in città, mi dicono, a cercare, ma mamma mia, ma che cos'è questa storia qua? No, non sto perdendo frame, quindi niente, proprio il gioco. Mi sa che devo abbassare un po' i dettagli grafici perché il mio computer va un pochino in crisi. Un pochino, Ok, quindi io dovrei andare fuori. Vediamo. No, niente, devo aprirlo. Perfetto, benissimo. Da che parte dovrei andare con il compass? Di là, in teoria. Ossia proprio dove ci sono tutti quelle bestiacce immonde. No, non è dove ci sono le bestiacce immonde. Che succede qua? Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. Nave. And if this ship is yours, well, man, you Annotazione owe dalla Space's busta Choice a paga. hefty fine. Afraid we gotta Mamma dock your mia, pay. il mio computer se fa schifo. Allora, non ho un lavoro. Sono le specie menzogne, 2. Proviamo con 1. Però anche menzogne 5, 2. Un equivoco, sono specie di sicurezza delle navi interstellari. Oh, by the law. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector coming. If you'd like to Commissario speak with my Reyes manager, I all'acqua. report to Constable Reyes in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime Già è scene vero before che I make my c'erano questi report. fuori, la scena del crimine. Ok, stammi bene. Oh là là. Ora, in teoria, lì dietro ci sono quelle bestiacce immonde. Magari c'è anche roba interessante. Ora sono delle bestiacce immonde. Potrei anche provarci io. No, scusami bene. Salva partita, fermi tutti. Ok. Accettiamo. Allora a questo punto io vorrei andarci, Andiamo a vedere bene perché quelli là, io ne ho uccisi uno ma gli altri no. Mi inquieta. Perché non posso andarci? Perché mi mangiano quelli che ci sono. E non so neanche se sia roba buona. Magari è roba buonissima, cioè sono cose che posso vendere tranquillamente, però era là, uno là l'ho ucciso. Ok. Brutto primitivo. Vediamo se riesco a arrivarci. Ok. Non mi sembra un granché. Ce n'è uno solo qua? Beh, se ce n'è uno solo ci proviamo. Ci proviamo. Ok, è tutto bloccato.
Mamma mia. Via, 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 via. Ok. Mamma mia che laggate che mi sta dando. Ok, arriviamo qua. Ci dovrebbero essere loro a darmi una mano se proprio. Forse era meglio l'altra. Ora, vediamo bene. Ah no, inventario, era questo qua. Inventario. 173 però. D'assalto leggero. Usiamo questo, va là. Usiamo questo. Mamma mia, ma perché? Perché? Cos'è? Si è bloccato tutto? No, questo che è? Però questo in mano. No. No, allora lasciamo perdere, dai. Carica partita. Mi si è incasinato, Mi si è incasinato. Mi si è incasinato. Non l'avrei mai detto. Ma soprattutto mi dà delle laggate incredibili. Posso cambiare? Impostazioni. Mettiamo media. È alta, non molto alta, ok? Applica. Tieni. Ora, cosa succede a livello streaming? Ci siamo, sì, ci siamo, perfetto. Ora, potrei anche riprovarci. Inventario. Se io tolgo questa e gli metto l'altra. 180. Abbiamo visto che ce ne sono varie, ce ne sono almeno due. Anche se non è dove dovremmo andare, ma io ci voglio andare a questo punto. Intendo segno un attacco, ho detto, mentre mi muovo. Via. No. Cosa ho fatto? Via. Oh signor.
Via, 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 via. Ecco qua. Ho subito dei danni N1. Cosa sono questi danni N1? Non è però qualcosa che io possa. Questo va. Diciamo che non è adatto a me. Andiamocene via di qua. Non è il momento, non è il posto dove andare. Perfetto. Ok, là è la città. Andiamo a vedere su di qua se arrivo a qualcosa. Ok, cosa c'è di qua? Cosa c'è di qua? Un nemico c'è di qua? Ce l'ho davanti, In genere sono in due, Ok. Non sono un granché bravo io, con i combattimenti, però cartucce di vita. Andiamo a vedere qua. Un primitivo. Ce n'era un altro qua morto, Dov'è? Ce n'era un altro morto. Dove è finito? Dove è finito? Vabbè. Eccolo qua, eccolo qua. Ok. Vediamo cosa c'è qui dentro. Non ho letto cosa ho preso però. Andiamo a vedere quell'altro contenitore. Toni pesanti, c'era la energetica. Non posso dormire qua, perfetto. A controllare. Perché prendere quell'altra strada se posso prendere questa? Giusto? Oh, il mare, ragazzi. Cos'è quella roba là? Boh. Perdoni, io però ho un'arma che fa cagare, l'ho preso in testa e non l'ho ucciso. Però qua era da dove dovevo arrivare, no? Magari mi avrebbero teso un'imboscata. Vediamo una salvattina. Vuoi che non andare a vedere cosa c'è qui su?
Controlliamo, controlliamo. Ok. Se c'era, mi trovo davanti a un posto in cui non so neanche cosa sono le cose da prendere, da non prendere, se queste si possono prendere, se si devono prendere. Tutta quella roba bianca, là, cos'è? Andiamo subito a controllare cos'è tutta quella roba bianca. Quella lì rossa lì in mezzo, solo fiori? Solo fiori? Sì, solo fiori. Tutte queste cose bianche qua sono troppo vicine. Piante, semplici piante. Ma si possono prendere le piante? No. No, non si possono prendere, va bene. Qui? Queste installazioni tecnologiche qua? Non c'è niente, non c'è. Ah signor. Cosa capita? Sono arrivato alla città. Va bene, perfetto. E cosa è successo qua? Forse mi ha caricato. Ok, va bene. Andiamo normalmente qua. Qua non c'è niente. Di che? Non mi sembra che possa prendere nulla. No, rubabadile proprio no, ragazzi. Silas. Vediamo Silas. Che mi Running dice? around in a marauder's attire. You're liable to give some people the wrong idea. Perché devi dire una cosa del genere? Mangiati da quei mostri, sono cannibali? Voglio controllare una cosa, non ho frame persi, quindi proprio... quindi si è bloccato, va bene. Oggi non ce la faccio a girare. Vediamo bene, magari devo chiudere un pochino di cose, questo. E quindi? It's in poor taste. Ok. Dressing up like a marauder's disrespectful to all the workers I got. Niente, non ce la fa. Niente, qua direi che il mio computer è un pelino troppo. È un pelino troppo. Oh dai, riprendi su. Ah, signore. Ma controlliamo bene qua. Qua funziona anche bene, però non sta andando in maniera carina il gioco, eh? Allora, vediamo bene. 1920 per 1080, posso anche diminuirlo. 1080 per 1050, ma no, velocità dei fotogrammi. Facciamo 30, dovremmo andare. Applica. Tieni. È un computer vecchio io, ragazzi, Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Molto, molto basse. Ora non ho capito come ti chiami, sono Gertrude. Alex Hawthorne, capitano dell'inaffidabile? No. Ah, va bene. No, niente da Pleased to fare. make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas.
Junior in Silas. humor for the town of Edgewater. We're all Apprendisti part of the fumatore. Spacer's Choice family. Allora, con chi devo parlare per avere un regolatore di energia? Definitely not the junior in humor. Non come that's for apprendista sure. innovatore. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Reed Thompson. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Dipende dalla opportunità, mi sto facendo Edgewater un is a company lavoro. town, board owned and operated. That includes the cemetery. Le None of us affittiamo own our grave sites. dall'azienda. We rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our Insolvente da families parecchio become a mite tempo. delinquent in paying their dues, you see? Ciò che ti spetta. Troverai una soluzione. Lascia che ti chiedo un'altra cosa. Proviamo così, anche se però potrei anche fare il recupero crediti. Yeah? Perdete molte persone a causa dei Former predoni. people, yeah. Marauder's been raiding our graves, Raffia you di see? cadaveri. It's the armed guards. Adesso nel senso sono proprio... Cosa cercano? Tesori? Oh no. They are after the most precious loot of La all. proprietà aziendale. Spacer's Choice Company property. Sono un po' aziendalisti If those qua. marauders swipe any more bodies out of my cemetery, Pagherà lo company's stipendio. gonna duck my pay. Allora, tu hai bisogno di una mano per dei contributi, conta Four su di workers me. still haven't paid up. Phyllis Phyllis, Conrad, Ludwig Conrad, Martin Ludwig, Abernathy. and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to Giù twist his arm a pesante little. con lui. Perché Abernathy è un caso speciale? He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Dove posso trovare queste persone? Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. Lui è la He's over piattaforma by the di landing pad. atterraggio. C'è un'altra cosa che vorrei Yeah? chiederti. Sono novità a proposito della speranza? The colony ship? Are you talking about that old rumor? Some great Ok. big starship packed full of colonists what got lost in the aether never to be found again. Nell'etere. Ain't heard that one since I was but a stripling. Can't say it was terribly convincing far as rumors go. There a reason you asking? Cambiamo argomento. Something I can do for you? Di quei contributi, You run into any trouble? no, vabbè. Accetta la missione, canale missione attiva, la sezione missioni del tuo registro. Allora, vedi a me. Diario. Allora, straniera interstraniera. Trovo un regolatore di energia. Capo della città di Lungacque. Ok, mi va bene anche questo. Codice. Va bene, va bene. Prima andiamo a recluta corporativa. Niente, non dicono nulla. Ok, andiamocene in città. Andiamocene in città. Ok.
Ok, ma è bello il mondo di gioco comunque, proprio bello come da un punto di vista. Cimitero di Lungacqua, ok, questo è il cimitero. Mamma mia che laggate che mi davano, non è possibile. Ma è tutta roba che io rubo. Ruba vanga, ruba vanga. Cosa potrei farmene di una vanga? Scassina. Questa attività va bene. E ruba tutto. Oh, io non ho fatto niente, ragazzi. Oh. Ok, io non ho fatto niente. Ok. Posso usare il terminale? Messaggi. Associazioni innovatori. Oggetto un'offerta speciale da associazioni apprendista. La tua iscrizione all'università dell'associazione innovatori scaduta. Vorremmo invitarla a rinnovare l'iscrizione. Lo faccio subito nella copia della nostra pubblicazione più recente, microfono moderno. Ritorno alla pagina principale. Aspetta, messaggi, c'era solo questo. Da risorse umane, soluzioni spaziali. Zero di Lungacque è in proprietà della compagnia Soluzioni Spaziali. La famiglia Soluzioni Spaziali si prende cura di chi ne fa parte dalla culla alla tomba. I lotti per le tombe e lapidi sono forniti da soluzioni spaziali a prezzi convenienti. Lotti confortevoli e spaziosi, monogrammi personalizzati per lapidi. Il discorso funebre in omaggio presenti la concezione dell'ordine delle inquisizioni scientifiche. Fa riposare. Torno alla pagina. Registro inventario. Fatturazione sepoltura. Inserire la password. Uno hacking aggira. Vediamo, cioè. Ok, bene. Nome Theodore Granger, decesso incidente industriale, la sepoltura interrata con successo in CF. Pagamenti registrati. Insomma, in Teddy mancava una mano e tratto 5 bit dal conto funerario, mi sembra la cosa giusta da fare. Perfetto. Dovremmo essere a posto qua, dovremmo avere già visto tutto. Non c'è nessuno che mi vede? Bene. Oh, firuli firula, io non ho fatto niente. Firuli firula, ma se io rubo una vanga, badile, ora una vanga, vediamo una vanga e un badile. Silenzio, silenzio, non avete visto nulla. Cos'è questo? Esamina. Vuoi terminare i tuoi anni in lusso nella comodità? Sogni di possedere sotto gli archi, di passeggiare sotto gli archi a volta di Bisanzio? Finalmente è arrivato il pensionamento anticipato. Il pensionamento anticipato è il tuo biglietto per il Bisanzio. Il pensionamento anticipato è il regalo del presente Rockwell del ministro Clark pensato appositamente per te. Le selezioni per il processo di pensionamento anticipato avvengono per estrazione. I vincitori della lotteria godranno di viaggio senza spese per Bisanzio. Il gioiello di Alcione. Va bene. Non sappiamo proprio niente di questa realtà. Non c'è altro che posso prendere io là. Siamo proprio sicuri che non ci sia più nulla? Ok, va bene. Di là?
Posso entrarci di là? Di qua c'è qualcuno? Non si può entrare di qua? Perfetto. Neanche andando di qua? Beh, vediamo di saccheggiare tutto ciò. Ehi, cos'è stato questo rumore? Nel frigorifero non c'è niente. Ok, non c'è più nulla. Qua non c'è niente. Fa molto Fallout, queste. Cos'è tutto ciò? Prendi tutto. I vermicelli. Immacolati, non ho letto, maledizione. Cos'è questo? Derivatore. Beh, diciamo che mi sto rifornendo qui. Posso dormirci? Sonno? Se minimo è una player home questa, eh? Però no. Cartucce di bit. Collana. Qua, ok. No, qua non c'è nulla di interessante. Qua c'è... Sì, beh, abbiamo visto, no? Però questo... Per il magnetico si prende, badile si prende. Ora, io cosa ho nel mio inventario? Badile a due mani, 64, 42, 68, 64, quasi come questa. Mischia a due mani, mischia una mano. No, adesso devo prendere anche l'altra. Se sono armi vado a prendere anche l'altra. Allora, questo va. Armatura 4. Casco antisommossa 4. 17. Casco da difesa avanzato. Beh, questo non è male. Ok. Ma se io ne ho due, 100%, 100%. Per se culo a smantello? Sì. Cento. 68, cioè così. Muff, battipalla. Sì. Telescopico. Muff da battipalla al 100. Al 100. Sta qua al 100. Sta al 96. 42, 64. È una mano. A due mani danni 36, danni 28, però quelli sono i danni al secondo. 30, 36, 36. Però
Allora, qua fa 36, 51, 58, quindi questa qua smantelliamo. Bene. Ora, a questo punto andiamo a prendere andiamo a prendere anche quelle altre, Ok, allora, qua non si può andare da nessuna parte. Di là si può salire? No. Però se io ora qua entro e chiudo, sento se entra qualcuno. Qua non c'è nessuno, giusto? Q. Q. Ho detto Q, sì. Q, sì. 38 al secondo, 36 al secondo. Ok. Bene. Entriamo in città. Ci siamo. Ma di qua non c'è più niente altro? Magari con un badile avrei potuto qua con un badile magari avrei potuto davvero. E qua? Cosa c'è qua? Beh, insomma, sei qua vuoi non andare a fare un giro? Oh, vediamo qua. Perché? Fa un caricamento? Va bene. Mamma mia. Fa dei bei caricamenti fra una cella e l'altra. Ok, andiamo a vedere qua. Cosa c'è qua? Posso entrarci? Ah, la dovrei scassinare. Però me ne rimangono due. Ma torniamocene. Dai, entriamo in città e basta. Ok. Sono dei bei caricamenti, sono dei bei caricamenti. Su altri giochi non mi fa delle transizioni simili quando passi da una cella all'altra. Spacer Choice. Qua sto perdendo frame, no? Ok, ho scoperto l'ungacqua, va bene. Ok. Facciamo riprendere il gioco perché guarda qua che laggata. Ok, qua si possono. No, non si può. Mamma mia. The team to lead the house on. Ma qua veramente guardia corporativa, controlliamo. Qua è molto, molto western, anche con la musica. Cantina. Oh là là.
Sentito di Wilson? E che dice Wilson? Hey, you hear about Wilson? Presi i predoni? Just between us, Wilson deserted. Lost his nerve. Ran off in the thick of night. Damn. Always thought he was made of stern stuff. I think he was plagued. Guess he didn't want to die in the sick infetto, house. morire nel sanatorio, è questa storia. Ah, shit. I had some of the E questo è anche preoccupato. You moron. Il moron. Va bene. C'è gente che diserta, Beh, ci può stare. Fammi fare un giro. Questo va. Questo c'ha tanto la faccia da saloon. Chianery. Cosa c'è qua? Cos'è questo? Saltuna. È chiuso, perfetto. Però è chiuso, eh? No, è aperto. Oh oh. Ma se io chiudessi adesso? Tipo? Così, per capire, no? Ok. Oggetti smarriti. Soluzioni spaziali. Quando lievita i limoni, considerali un omaggio detto in miseri soluzioni spaziali. Conservificio, notifica oggetti smarriti, registri. Ritrovati una mano sinistra tagliata alla testa del polso, quella del tizio che è stato seppellito, si è fratturato. Questa è la seconda amputazione imprevista in 2 mesi. Dovrete prestare più attenzione all'utilizzo dei macchinari. Le spese di manutenzione verranno detratte dal vostro salario. Fantastici. Vabbè, esci. Ok. Voglio vedere cosa c'è qua. Only you. Qua ci andiamo dopo. Anche se, cioè, in teoria se mi beccassero qua dovrebbero essere guai, perché non posso venire qua io. Lo slips, pink slips. Ma qua non sto rubando però. Qua spratto, spratto. Pelle spratto. Pelle spratto. Cosa saranno gli spratti? Sono sti cosi qua, gli spratti. Ma vuoi non andare a vedere in questi... Vuoi non andare a vedere in questo posto un view? Distributore automatico. Cos'è questo? Mercante. Ehi, i distributori automatici offrono unità vendita automatizzate di soluzioni spaziali. I distributori automatici offrono una grande varietà di oggetti per l'acquisto, principalmente forniti da un'unica società. L'abilità di hacking di livello 20 superiore ti permette di vendere oggetti e distributori automatici. Puoi acquistare gli oggetti riservati al mercante solo se hai una reputazione sufficiente presso la relativa fazione o se hai un'abilità hacking di livello 40 superiore. Allora, potrei comprare un bel po' di roba qua. Allora, vediamo. Armi, cos'ha? Azioni leggere. Allora, azioni pesanti. Cellula energetica. Questo bastone telescopico, no. Mitragliatrice leggera. Armi pesanti. Danni 19. Emissioni caricatore 90. Faccia speciale interessante. Martello impatto no. Bloccatore da battipalla. Mischia una mano. Mischia una mano. Pompa che hanno mozze come quello che ho io. Però prendiamo un po' di munizioni pesanti. Allora,
e compra. Munizioni pesanti. Ah, una? Annulla. Una costa così tanto? Vendi. Cosa ho da vendere? Adreno no. Tutta l'ibernazione no. Munizioni. Pane prefettato. Vabbè, vendiamogli il pane. Accetto. Salsa di tartaro. Pillola razione rapida. No. No, 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 annulla. Annulla. Più che altro. Cos'è questo? Derivatore no. Vermicelli. Miscela. Ti butti in mente più uno, però sembra interessante da componenti per armi, parti di armatura. Però insomma compra. Allora, vediamo bene. E compra 28,50. In poltrone sofà supervalutiamo il tuo vecchio divano fino a 1.500 euro. In più ritiro del 96. gratuiti e finanziamento 48 mesi senza interesse. Munizioni pesanti. Questa domenica poltrone sofà autentica qualità. Accetta. Ok. Vendi munizioni pesanti. Però andiamo 25. Vabbè, usciamo. Vediamo di fermi tutti, non è successo niente. Non è successo niente. No, 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 no. Caricatore plus. Una modifica. Non c'è nulla. Modellino di nave spaziale. Munizioni leggere, cartucce abbiate. Kit del cacciatore. Caricatore folgorante. Cartucce bit. Allora, dov'è che io posso modificare le mie armi? Non certo qui. Interessante. Qua lo slips. Sbarrato, perfetto. Mentre invece questo. Ah, ho capito, vabbè. Vediamo se qua c'è qualcosa. Non c'è nulla qua. Immagino che non si possa fare niente qua. Va bene. Andiamo a vedere.
Qua c'è qualcosa? Oh oh. Cioè, insomma, grimagnetico, mannaia sussultante. È la migliore delle mannaie. Bene. Cioè, sto facendo proprio il malandrino qua, ragazzi. Sono dentro una fabbrica, un impianto di inscattolamento e non sono proprio un cittadino modello qua. Ok, qua si andrebbe giù, non c'è nessuno. Scendiamo di là. Questo? Niente. Ok. Vediamo di qua. Di qua. Di qua. C'è niente di qua. Bello è bello, eh? Cosa sarebbe questo? Spratto, spratto, spratto. Oh oh. Io ho visto, ok, ho visto dove c'è quello che serve a me, eh? Però, insomma. Ok. Ascoltami bene, eh? Questo, cos'era? E parati il meglio, ora prova questa, soluzione speciale. Col sacrificio di Saltanno. Servitevi pure di una rinfrescante scatoletta di mastibacco spaziale mentre siete in attesa. Alimentatore, trasformatore elettrico, soluzione spaziale, stato del trasformatore attivo, regolatore di energia attivo. Ora, richiesta, impianto geotermico. Giorni per la smeralda, intanto geotermico sonda spaziale. Soluzione spaziale orgogliosa di presentare con Dircione una tecnologia moderatamente innovativa a prezzi ragionevoli. Poi, disattiva regolatori di energia. Non può essere disattivato se il trasformatore è attivo. Disattivazione trasformatore. Usciamo e andiamo a parlare. Non vi va, cioè, potrei già prenderlo io qua, però che così sicuro vi prendo di tutto di più. Comunque, ragazzi, allora mi assento 5 minuti, proprio 5 minuti in tutto.
Rieccomi ragazzi, rieccomi. Ritorniamo sulla live scene e ritorniamo al nostro gioco. Perfetto, allora io potrei prenderlo ed è quello che mi serve a me, però a questo punto io direi che sì, è un toggle. Ok, direi che no, qui dentro no. Questo loose lips sbarrato, vabbè, ci si entrerà in un altro modo. Spratto, 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 spratto. Cosa mi potrà mai servire la pelle di spratto? Qua? Chi? Perfetto, ringraziamolo. Ringraziamolo. Soldato corporativo 2 Ralfini. Non c'è più il soldato corporativo? Se n'è andato? Beh, comunque sì che c'era qua il soldato corporativo. Sarà andato su. Ok, vediamo qua. Un altro distributore automatico. E dove sarebbe? Ah, qua? Ma tutte quelle pelle di spratto. Vendi. Il magnetico ne ho 2 in tutto. Caricatore folgorante per armi da mischia, per armature. Beh, devo armi da mischia, munizioni da 7,92 mm terrestri. Ma rottami, no? Carne di canide, pelle di primitivo. In genere spratto adulto, modellino. Allora, vendiamo. Poi componenti, no. Modifiche. Oh, no, queste ce le teniamo, Rotte queste armi. Vabbè. Ora compriamo cellula energetica. Bello questo. Mirino, la gittata massima dell'arma. Questo prendiamo. Però non posso prenderlo. Casco difesa avanzata, livello 5, livello 5. Casco da artificiere, bonus blocco. Armatura antisommossa, meglio della mia. Ma vediamo bene. Inventario. Io ora ho ad esempio la tenuta da minatore 4, invisibilità più 5. No, mettevo questa io.
non saprei ragazzi, non saprei. Ma anche no. Ma anche no. Ma anche no. Natura militare. Antisommossa. H in più 7. Invisibilità più 5. 4 invisibilità più 5. 4 invisibilità più 5. 4 invisibilità più 5. 4 invisibilità più 5. Ma allora, ma è vero, però è vero. No. È vero. È vero, allora, facciamo così. Così la posso vendere, no? Se ho mandato del predone, compra, invisibilità più 5, 400 e vendi armature, però ok, va bene. Natura 4, natura 17. Ok, va bene, così mi può anche andare. Grande. Sei più al sicuro all'interno delle mura, ma questo lo sapevo anch'io, sai, cioè, non me l'immaginavo. Salva partita. Ops. Non è successo niente. Non è successo niente, non vi preoccupate, nessuno ha fatto nulla. Ok. Ma per questo anche no. Ok. No, sto proprio facendo il malandrino, però c'è anche lì su. Adesso potrebbe anche arrivare su lui, Ok, comunque. Andiamo a controllare qua. Si è fatta scorta qui dentro oggi, Mi hanno fatto scorta proprio. Ok, saliamo. Qua. Oh. Cosa c'è qua? Un altro terminale, Cosa sia questa guida non lo so, però. Questo cosa c'è? Terminale di accesso a notifiche dell'azienda. 1 continua. Dall'ufficio di Ritopson, amministratore dell'avamposto. I sintomi dell'infezione sono ormai dilaganti, quelli di cui parlavano quelle due guardie. Ho dato istruzione al personale di risistemare la vecchia sede per farne un sanatorio.
Qui alla frontiera l'epidemia è una realtà ineluttabile. Noi delle soluzioni spaziali siamo tenuti ad affrontare la realtà. E la realtà è che non abbiamo abbastanza medicine per potervi curare tutti. L'assistenza medica è un privilegio, non un diritto. Dobbiamo dare il meglio di noi stessi ogni giorno per dimostrare di essere degni di quel privilegio. Se stai riscontrando dei sintomi di infezione incipiente, la cosa migliore che puoi fare per te e la tua famiglia è vestirti e uscire per andare al lavoro. Il lavoro fortifica lo spirito, la malattia non è che un riflesso delle debolezze dello spirito umano. Va bene. Ok, usciamo. Quindi c'è un'epidemia qua. C'è un'epidemia qua. Ora, controlliamo qua. 4 me ne vogliono. Casco militare normale, qua si sta facendo rifornimento, ragazzi, Ok, ce n'è uno anche lì sotto però io, di posti. Ok, vediamo qua. Oh oh. Cosa ci sarà mai qua? Allora, controlliamo bene. Questo sembra un ufficio dirigenziale, ragazzi. Allora. Dico svelte. Questo è. Registri. Avviso. Inoltre consigliere di Saltano aderisce strettamente alle norme di salute e sicurezza della soluzione spaziale. Si prega di pianificare i congedi per malattie con il proprio capo squadra o supervisore. Il rispetto a tutti i membri della famiglia è molto importante. Per il processo di elaborazione e approvazione dei congedi per malattie va dalle 2 alle 4 settimane. Congedi per malattie, pianificarle. Deve essere risarcita per ore di assenza dal lavoro. Ah però! Guarda se ci sono problemi a rimborsare il congedo per malattia. Cercheremo di predisporre delle deduzioni salariali in alternativa. Ricordati, il lavoro rinvigorisce lo spirito, la malattia non è che riflesso di una mente e di un carattere debole. Se stai per ammalarti, forse devi fissare un appuntamento con il nostro vicario locale. Direi che sono praticamente schiavi o giù di lì. Allora, qua si andrà su, però a questo punto voglio vedere qua cosa c'è. No, non c'è un'anima qua. Chiudiamola. Qua. Oh. Qua dove ho fatto man bassa, pieno di gente qua. Pieno di gente qua. Dipendente del conservificio. Un sacco di cose da fare. È pieno di gente adesso qua. Ai ai ai, che sia arrivata l'ora di lavoro, allora bisogna stare molto attenti qua. Qua, se io vado su, che cosa capita? Dal capo della città vado. Miss Holcomb, I need you to explain this with less of the grease monkey argot. Space I'm sorry, charge. Mr. Thompson, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's technical. Don't apologize. Just try using small words for me. Questo è un The can's bust politicante. open in the oven because she's set to cook saltuna, which isn't what we've got. Mr. Thompson, I think there's someone here to see you. Focus, Miss Holcomb. You and I are still talking. Let's start over. Walk me through the process. Show me where it's going awry. Beh, sì, in effetti no, Well, non mettono sure. saltando. Mostly on account of what we're feeding into the Barbate. mechanism. It puts food in cans. We have food, we have cans. Why won't it work like we need? She's expecting saltuna of a certain size. We're filling the cans with, Non di pesce. well, not fish. E quindi?
E quindi? Potevo prenderlo prima, maledizione, qua. No, beh, qua. Vabbè, parliamo con lui. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Personalmente. Mi ha detto dovrei parlare con te. Aspetterò finché non avrai You were finito. saying, Miss Holcomb. It's just what Bess needs is a proper refurbish. I can bandage her up and what all, but she's just old. Sorry, I'm sorry. I'll do better. And I do wish you'd stop referring to our cannery as Bess. Personification of company property is strictly contrary to the Spacer's Choice Code of Conduct. My apologies. I am not in the habit of allowing my guests to witness such a row. Now, what can I do for you? Per partire dalle presentazioni, mi chiamo Gertrude. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. È un lavoro. Credo tu sia fatto un'idea sbagliata di me. Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Ok. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Brustolirmi? Oh, yes. Saw someone put his hands on a regulator while the power was running. His legs were still twitching when There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power shut down, you can have their regulator and be along on your way. Dirottare? Non intendi praticamente abbandonato. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. Non credo che quelle persone sono entusiaste di rinunciare alla loro energia. No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Devono tornare a casa. Perché? Edgewater is struggling. We haven't hit our production quota in years. If we don't meet our quotas this year, the company might shut us down for good. I need those workers back at their stations. Cosa vuoi che faccia? Io mi fido poco di uno che ha la bombetta e questa faccia. Essere proprio sinceri, My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Come faccio a riconoscere Adelaide? Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. That reason was me. I asked too much and pushed too hard. But I am ready to make amends if they are willing to return to the fold. We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, Mi piace poco then la we will soluzione all perish spaziale, separately. Molto poco mi piace. Non prometto niente. Of course, I understand completely. Here, let me give you the passcode to the geothermal plant. A sign of good faith.
for so politely listening to me as I ramble on. Are you setting off for the Vale? Because I know my way Oh, the around. I mean, companion. in case you want a guide. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. A me piacerebbe avere un po' di compagnia. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Mettiamoci al lavoro. Oh, compagni. Ora in compagni. Compagni sono che mescolano le tue avventure e ti hanno vari modi. I compagni sono ti fiancano nei combattimenti. Le loro abilità migliorano le tue abilità. Aumentano la tua capacità di carico. Puoi sbloccare speciali doti di combattimento dei compagni utilizzando l'abilità ispirazione. Scopri più in seguito i tuoi compagni nel registro compagni. Richiede con le di offrire il proprio aiuto. Controlla i requisiti nel registro delle missioni. Allora, vediamo bene. Diario. Parvati. Il registro compagni. Cambiare l'equipaggiamento. Istituire poi scegliere il oggetto compatibile. Ok, allora lei ha una pistola e un martello impatto. Bastone telescopico, sciabola. Ma sono le mie queste, sono le mie queste. Mannaia sussultante. Ma va bene così. Da meccanico junior. Da ibernazione. Militare normale. Intimidazione più 3. Vantaggi. Ok, va bene. Comportamenti, media distanza, arma mista, modalità aggressivo. Trasferimento ingegneria. Capacità onda d'urto. Non male, parvati. Va bene. Ora può unirsi al gruppo. We better clear out of Mr. Thompson's office before we Va talk. bene, usciamo. Chiave di read, no. Devo usare la sua chiave. Quindi bisogna uscire di qua. Ok, sì, fa come... Vai, Parvati, mi stai simpatica tu, eh? We better clear out of Mr. Thompson's office. Ma allora sono già fuori. Dare una nuvoletta sopra la testa, parlare con loro, potrei avere qualcosa di interessante da dire. Ok. Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job parte della and storia, what all, but chiaro, that's mi not fido the di uno only con la side of the bombetta. tale. No. Non è stato col Dio. He ain't a liar. He believes every word he says. It's just, he doesn't always get where other folk are talking from. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them.
before they left. Allora, conosci questa Adelaide? Miss McDevitt? Oh, gosh, no. She was a real important person. A flavorist. Made all the food taste decent. She used to work up in the big office with Mr. Thompson. All I know is she left after her son died. It was a real big to-do. I could hear them both yelling clear from my own place. Una bella litigata, se n'è andata. Per quale motivo ride Adelaide? Can't say as I know. I wasn't there. The sound carried, but not the words. If Mr. Thompson ain't of a mind to tell you his own self, you'd best ask Miss McDevitt, if you can get out to her. Allora, che rapporti ieri con i disertori? I don't know anybody well. I mostly listened to them talk, kept my head down. There was a boy named Thomas who used to follow me around, asking questions about the stuff I fixed. He was real sweet to me. Not any sort of dissident. Non ti piaceva, quindi? Chi vuole andarsene? Questa città dei problemi. Life's hard here, especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. Io però me ne devo I think you andare should di qua. talk to the town's vicar about it. Chiama Max, his name is. Ma che vuoi parlare con il vicario? Ok. The mission's on the east side of town. You can't miss it. L'unico On posto account of it being pulito the di only queste clean parti. thing. Vedremo di farci Thanks, ma'am. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Ok, allora. Vediamo bene. Diario. Facoltativo. Parla con il vicario. No, facciamo questo. Piano. Parliamo prima col vicario. 85 metri. Andiamo fuori. Qua. Ok. Saltuna e ci siamo. Spacer Choice. Attaccato proprio. Ok. Andiamo a parlare col vicario. No, che non è qua. 102 metri. Sarà qua. Cosa c'è qua? Edgewater. Molto western, molto western. E l'hanno proprio resa bene, L'hanno proprio resa bene, ragazzi. Vicario Max. 43 metri, l'unico posto pulito. 35 metri, guarda qua. Secondo me si entra qua per parlare col vicario. È troppo pulito. Weird in here. It's too clean. Allora, prima di parlare col vicario, 5 minuti di pausa. Arrivo subito, ragazzi, arrivo subito.
Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar de Soto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling? This season's tossball predictions? The quickest way out of town? I've never seen you before, and there's been no paperwork indicating a transfer. Half the time it's wrong, but a new worker without paperwork? Unheard of. Also, you lack the distinctive worker gaze. Usually either a deadening behind the eyes, or in some rare cases, a wild-eyed frenzy, like a trapped animal. Pretty universal here, except for Ms. Holcomb, who for some reason doesn't seem to have much to say to me. Isn't that right? It's just... there's more to it all than numbers. Sorry. I'm simply bemoaning the level of spiritual awareness in this town. Yes, it is. But it's my job, and I take it very seriously. I must double my efforts to elevate my flock. These are good, hard-working people here. They who are not satisfied with their work are satisfied with nothing. No? How about, work fortifies the spirit. True exhaustion awaits idle hands. The OSI teaches that the Grand Architect set a perfect system in motion at the beginning of time. Contentment is found by accepting one's role in that grand plan. The Order of Scientific Inquiry, also known as scientism to the layperson. You don't talk to the Grand Architect. Once the universe was set in motion, it stepped back. It has no concern for us. We will eventually decode the plan and all its intricacies. Once we are able to deduce the properties of every particle in the universe and its trajectory, we will know everything. The future, the past, each person's place within the plan, all will be laid out before us, removing struggle and bringing peace. No one will ever need question their path again. Some even believe this ultimate knowledge will unlock mankind's true potential, and we will all become akin to grand architects ourselves, after a fashion. Well, first there's the matter of the secret blood rites and animal sacrifices. I'm kidding. Seriously, though, to truly understand the metaphysics involved takes years of study and contemplation. But what? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk.
They rejected the order of society and live beyond the walls so thoughtfully provided by our Spacer's Choice patrons. Does that strike you as a responsible life choice? Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town's walls. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, I'd pay a handsome sum for the book. I just want to keep the writing out of layman's hands. It wouldn't do for such information to fall into public consumption. It's a handwritten journal, a faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? It is not only a beautiful relic of a bygone time, it's also the thoughts of an early thinker on the nature of man's place in the cosmos. Not many in this colony could understand its true value, should they ever read it. Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. Any progress on that matter we discussed? Please get it. A religious text deemed heretical by the OSI is an unsafe object at large, though I understand why a collector would desire to possess such a rare book. Because I'm also a collector of books. Rare things in this colony. Appreciation of the written word outside monthly periodicals is virtually unknown here. Any progress on that matter we discussed? Please get it. What would you like to discuss? Yeah, huh? You mean about the mission being too clean? I know, but Vicker says the universe is a machine, that it runs by law. Real machines have gunked up oil, scratches, and worn bits. You can tell they've seen handling, been used by folk. The machine Vicker sees is one ain't never been run. It's not for people to live in. It's something on a museum shelf, under glass. The Vicker's about the only soul in the Vale who spends his time thinking on what is and ain't right. It's just that when he looks at me, I feel I'd disappoint him.
You the new worker? Whatever. Make it quick, tenderfoot. I'm busy. Foreman Granger. Mind those words don't come out of your mouth unless preceded by yes or right away or thank you. Shit. Silas still on about that? Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. If you're not familiar with board law, you ought to be. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame, though. Eugene was a good worker. Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's Choice handguns aren't the most reliable. Eugene wasn't family. Yeah, I was the closest living person relative to his body at time of death. I'm the one who found him, you see, so I pay the fines. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. When one of your workers commits a crime, the entire town pays for it. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's Choice. Look around. Edgewater ain't exactly swimming in luxury. We can't afford to pay the body price of a suicide. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Yeah, huh? Wish we had some better rations. Nothing I can do about that. Whoa, did Mr. Thompson send you? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? What? No. I mean, I might be.
Depends on who's asking. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching, and soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. Don't say that, Mr. Abernathy. You still got a couple decades in you. I'd steer clear, Ms. Holcomb. My affliction's bound to be contagious. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. I am? Law, help me. Paranoia is one of the plague's known symptoms. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancing for me, I could really use the help. There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine, and bring it back to me. I'll do what I can. You will not find any guards within sight of that old place. Marauders, on the other hand. I have it on good authority. There's a gang of them squatting there. I advise stepping softly. I tried medicating myself with adrenatime. Didn't do much for me, as far as I can tell. Anyway, I can't just buy medicine. Distribution of medicine is strictly prohibited to any workers beneath the acceptable margin of health. Company policy. More like the company won't treat me because I'm not healthy enough. So you'll do it then? You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh, Law, it's in my spleen now. I can feel it. Just keep your head down when you're in there. Marauders have taken over. Probably tracking mud all over the archives. I know that, but I got nobody else to turn to. Reed would have wrote me up. Constable would have locked me up and wrote me up. Could have gone to see the good vicar, but I never did find my courage. You're making a mistake working for Abernathy. Excuse me. I'm Esther Blaine, Spacer's Choice Actuary. I overheard your talk with Abernathy. I hope you're not thinking about getting him that medicine. Abernathy is a well-known hypochondriac. Anthracillin is wasted on him. You're better off selling it to me instead. All I'm saying is Abernathy's worked in this town longer than some of us been alive. How do I put this gently? He's got a lot of cobwebs up in his attic. I probably shouldn't tell you. Don't want you implicated for what I'm trying to do. All right, here's a summary. A lot of sick people in this town, and we don't have the medicine to treat them all. Can't reach out to corporate without crossing a river of red tape, so I'm reaching out to you.
Something like that. Look, I'm not in the habit of law breaking, but sometimes you've got to do the wrong thing for the right reasons. That's all I can ask of you. On my way. I've got some time. Oh, I'm an actuary. That means I keep tabs on a worker's living expenses. How much it costs to feed, clothe, shelter, bury, and replace your average human worker. Technically, I'm employed by the Spacer's Choice Department of Human Resources. Been eating nothing but salt for a year. I've never actually been in here. Seemed scary from the outside. Oh, I cut my own hair. But Conrad sells real good disinfectant. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. No, thank you. That's quite all right. I've seen enough body parts in my line of work. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Burial, in the unfortunate event of a fatality. It's what a barber does. We make you presentable. Go ahead. Edgewater has been good to me. I consider myself privileged to work here. I am never wanting for work, not since the plague started. As the good vicar says, work fortifies the spirit of a man. If you want to feel exhausted, try not having any work. The plague's come at us with a vengeance this year. Lost 6 workers in as many months. I wouldn't call them good workers, mind you. If they were any good, they'd have been treated. Still, it is a shame. Fever, chills, fatigue, aching, vomiting, an excess of phlegm, a tendency towards belly aching. Company policy, friend. We don't have enough medicine to treat all of us.
so we treat the best among us. Mr. Thompson's brainchild. Have you met him yet? Thoughtful-looking fellow, stares out of his office most hours. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. As broke as pie crust, friend. Bitless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. With what? My own blood? Tell Silas I can't afford to pay, and that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers! No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Much obliged. Where are we headed? What can I do for you? Oh? Am I in the company of a fellow doctor? I am a Spacer's Choice certified surgeon, and if you must know, I can stitch a severed thumb with a 58% chance of avoiding gangrene. What can I do for you? Go ahead.
Lovely to see you about, Miss Parvati. Things going all right, Silas? Been keeping him careful and true, miss. Best to ask her yourself. My dad's buried here. Silas watches over him when I can't leave the house. Oh. Well, thanks. Something I can do for you? Yeah? You could look at it that way, I suppose. You could look at us and say, those Edgewater saps lost near every soul to plague. But you'd be wrong. We're survivors. Loyal company folk, brave in the wilds. Every now and again, a virulent plague sweeps through our town. That's life on the frontier, I suppose. A body grows accustomed. Hang on, I'm doing some math in my head. 20, 30, carry the one... all my life? Work's been real good to me. Fresh air, exercise. Only problem's the paperwork. Can't get anybody to pay their gravesite fees. Former people, yeah. Marauders been raiding my graves, you see. Hence the armed guards. Well, if you're gonna go headhunting, talk to Constable Reyes back in town. She pays for marauders by the finger. Couldn't tell you. No, I mean, I'm contractually prohibited from saying anything that might reflect poorly on Spacer's choice. Ah, avoid it. Shouldn't have said that either. Look, forget I said anything.
Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. Just my luck. I ask for backup and the boss sends me one of them simple folk. All right. Listen real close. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant. Clattering about, firing at the birds, orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing, shoulder to shoulder with the resistance? I've been gathering up a war chest over the years. Saw tuna cans, mostly, some Spacer's chaw, a few bit carts. I'll reward you for your aid. Enlistment fees. Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the Resistance a bad name. They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Mechanicals got a weak spot in their midsections. I think the technical term is, the blue glowy square thing. Go on. I'm Ludwig Miller, Associate Security Officer for Transportation. Officially, unofficially, strictly between you and me, I am the only thing standing between Edgewater and total annihilation. Go on. You ever seen the way a mechanical just stands there? Just looking at you, scanning you with its murderous oculars. Mechanicals have been programmed to eliminate the human race. They've been programmed to replace us. First, they will rob us of our jobs. And once they have taken away our livelihoods, they will take away our very lives. Go on. I'm Ludwig Miller, Associate Security Officer for Transportation. Officially, unofficially, strictly between you and me, I am the only thing standing between Edgewater and total annihilation. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the Resistance. Guess this means he's finally heard the calling. Mechanical repellent! A stroke of inspiration from the law itself. Here, I've been saving up a couple bits for just such a project.
gone quiet.